Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Carteol City SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Carteol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Carteol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Carteol? Carteol è un farmaco a base del principio attivo carteololo cloridrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti. È commercializzato in Italia dall'azienda City SpA. Carteol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Carteol 1% collirio soluzione 30 contenitori, monodose Carteol 1% collirio soluzione flacone 5 ml, Carteol 2% collirio soluzione 30 contenitori, monodose Carteol 2% collirio soluzione flacone 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare: City SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo carteololo cloridrato, gruppo terapeutico, antiglaucoma, forma farmaceutica, collirio, indicazioni: ipertensione oculare, glaucoma primario ad angolo aperto. Posologia: nel caso di pazienti mai trattati farmacologicamente, si consiglia di intraprendere la terapia somministrando Carteol 1% 2 volte al dì. Nel caso in cui la risposta terapeutica fosse insufficiente, è consigliabile ricorrere al collirio con concentrazione superiore. Se necessario, potrà essere associata una terapia a base di agenti parasimpaticomimetici, adrenalina o inibitori dell'anidrasi carbonica. Nel caso di pazienti già in trattamento con altri beta bloccanti topici, si consiglia di somministrare il Carteol con concentrazione equivalente al trattamento in atto. Se si trattasse invece di altri farmaci antiglaucomatosi, sarà opportuno somministrare il Carteol contemporaneamente al vecchio trattamento, che verrà sospeso dopo un giorno. Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto. Carteol monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Evitare che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie. Controindicazioni: ipersensibilità individuale accertata al farmaco. Pazienti a rischio di asma bronchiale o broncospasmo. Pazienti affetti da insufficienza cardiaca. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego per assenza di dati clinici: se ne sconsiglia l'uso in pediatria. La somministrazione di Carteol richiede particolare attenzione nei pazienti per i quali è controindicato l'uso sistemico dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: esiste la possibilità che si verifichi ipotensione e o marcata bradicardia quando il Carteol viene somministrato insieme ad un calcio antagonista, a farmaci depletanti le catecolamine ed agenti beta bloccanti per via, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Carteol insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Tdiem, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Carteol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Carteol durante la gravidanza e l'allattamento? Studi eseguiti su animali da laboratorio non hanno evidenziato effetti nocivi sul feto o sull'embrione, tuttavia in gravidanza, in assenza di dati clinici, il prodotto va somministrato nei casi di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non esistono controindicazioni. Effetti indesiderati. Pazienti particolarmente sensibili possono lamentare dolore oculare, bruciore, pizzicore, secchezza oculare, disturbi visivi, sensazione di corpo estraneo, secrezione, congestione congiuntivale, blefarite, fotofobia, danni a livello corneale come cheratiti, opacità corneali. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati mai segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Il cartiololo-cloridrato è un potente antagonista dei recettori beta-adrenergici, contraddistinto da un'azione farmacologica a lungo termine, dalla mancanza di selettività nei confronti dei recettori beta, da un'attività, proprietà farmacocinetiche. L'instillazione di cartiololo-cloridrato è seguita da un rapido assorbimento da parte dei tessuti oculari. Dopo l'applicazione di una singola goccia di carteola al 2%, circa il 16%, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità acuta e cronica condotti con diverse concentrazioni, anche elevate, 4%, di cartiololo-cloridrato somministrato sotto forma di collirio, rivelano assenza di alterazioni locali e sistemiche. Elenco degli eccipienti collirio multidose 1% a 2%. Sodio fosfato bibasico. 12H2O, sodio fosfato monobasico. H2O, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua purificata. Collirio monodose 1%. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di carteola base di cartiololo-cloridrato sono Carteavac, collirio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.